Bentornati sugli Esauriti con Jacopo e Pat. E oggi tratteremo di Svezia e Moldavia. Prima però la nostra sigla. Eccoci, allora, nuova reaction, due nuovi paesi che sono la Svezia che porterà Hold Me Closer di Cornelia Jacobs e la Moldavia con gli Zdob Shi Zdub con Trenuletul. Ma concentriamoci sulla Svezia, cominciamo da lì, Pat. Innanzitutto, raga, per quale motivo solamente una piccolissima parte di voi che ci sta guardando si è iscritta al canale? Non va bene. Non va bene. No, adesso scherzi a parte, vi chiediamo un minuto per iscrivervi al canale, per supportarci, in modo anche che YouTube ci metta tra i suggeriti, insomma, che sia un pochettino più facile per noi farci conoscere. E detto questo, cosa ne penso della Svezia? Sono molto combattuta perché la canzone mi piace, è proprio bella, ma non era la mia preferita al festival. Quindi sono proprio divisa a metà tra il dire wow sì che bella, me l'ascolto costantemente giorno e notte anche mentre dormo, e il sì però io tifavo qualcun altro, no, quindi ti odio, non posso tifare per te, non devo. Chi era quel qualcun altro intanto? Diccelo. I Medina. No, erano bravoni, cioè nel senso facevano veramente un figurone, però sì. La Corneliona. Sì, allora, però c'è anche da dire che comunque, nel senso, è un genere di canzone piuttosto, il genere in sé è piuttosto banale, poi che la canzone sia bella e sia fatta bene non lo toglie nessuno, ma secondo me non c'è sta grande novità, sto grande, non so, sul piano tecnico sei tu il musicista, quindi sei tu che mi devi dire esattamente se ci sono anche magari delle cose che io da comune mortale non noto. No, non c'è nulla di innovativo anche qui, però rientra così perfettamente nelle regole di questo genere qua, cioè ha tutto ciò che serve per costruire una dinamica emotiva che ti fa godere di quel momento di spettacolo. Questo è un altro pezzo che non può prescindere dal suo staging, sì. Perché questo pezzo qui, senza quello staging di quel tipo lì, molto conviviale, molto in cui si vede anche il pubblico con gli accendini, in cui si vede lei che in qualche modo sul palco, non dico che ci si trova per caso, però il palco è giusto il punto dove si trova, però lei in realtà sta facendo un flusso di coscienza, no? Tutta questa atmosfera molto intima è parte del gioco, è parte di tutto quanto il prodotto. Per cui se noi togliamo quello, l'80% della potenza di fuoco di questo pezzo è persa. Per cui quello che penso io è che ovviamente siamo di fronte a un'assoluta frontrunner, a un'assoluta papabile vincitrice, perché figurati se la Svezia non cerca di farsi almeno una vittoria ogni decade, ed è il momento che questo succeda, soprattutto quest'anno che sono 10 anni dalla vittoria di Loreen, Santa Loreen, che è la migliore vincitrice di sempre a mio parere, però va bene. Quindi no, il pezzo è un pezzone. Credo che questo sia l'esempio perfetto di come una canzone non deve necessariamente essere nuova e originale per essere un prodotto ben fatto, piacevole e soprattutto papabile alla vittoria. Noi cerchiamo spesso tanto la novità, cerchiamo tanto l'originalità, cerchiamo tanto qualcosa che ci catturi e ci dica ok, questo qua non me lo sarei mai aspettato, non l'avrei mai sentito, cioè non l'avevo mai sentito. A volte non serve. Io la prima volta che l'ho sentita nella prima semifinale del festival io questa canzone l'ho già sentita, continuavo a dire mi è così familiare. Probabilmente il fatto che mi sia così familiare è solo dato dal fatto che è una canzone comune e fatta così tanto bene che sembra che sia sempre stata lì nella tua playlist. Cioè è una grandissima cosa positiva, è una cosa bella. Tutto questo insomma in parole povere per dire che non sempre originale è meglio, a volte cercare l'originalità e rischiare di fare cose oggettivamente brutte è peggio che stare sul sicuro e fare un bel prodotto familiare, comodo. Un'altra cosa importantissima di questo pezzo è che è una novità per la Svezia, perché per la prima volta è un pezzo che suona non di plastica, che suona non artefatto, che sembra venire direttamente dal cuore della cantante.
Ovviamente sappiamo che non è così, cioè sappiamo che ci sono squadroni di lavoro dietro infiniti, però sembra un pezzo genuino. Sì. Che è tutto ciò che mancava fondamentalmente da Loreen in poi alla Svezia. A me è sempre piaciuta la Svezia all'Eurovision, però va anche detto che ogni volta che arrivava la Svezia tutti quanti dicevano ecco lì, è arrivato il prodotto impacchettato, infiocchettato, fatto bene, però ci mancava sempre un po' di anima. Sì. Invece stavolta questo pezzo è innegabile che abbia un trasporto emotivo diverso. Sì. Dello staging ne abbiamo parlato, lo lasceranno sicuramente esattamente così com'è, tirato all'ennesima potenza probabilmente. Speriamo che tolgano quel telo verde perché non si può guardare, cioè... Sì, concordo. Te prego veramente. La domanda che forse diventa a un certo punto anche retorica, si qualifica o non si qualifica? Ma che... Sai che, piccola parentesi, quest'anno non riesco proprio a capire chi potrebbe vincere l'Eurovision. Ho la sensazione che ci sia un gruppettino di papabili che sono fermi là, fissi là, e tutto il resto che tu sai già che comunque non potranno vincere. Sento solamente a un certo punto un limite che mi dice ok, da questo momento in poi sono tutte papabili vincitrici, senza particolare ordine. Sì. E sotto quello tutto il resto sappiamo già che non ha chance, quindi io non vedrei neanche la possibilità di una vittoria a sorpresa quest'anno, per quanto io la speri, per esempio per il Portogallo. E questo, la Svezia secondo te è tra quei papabili vincitori? La Svezia secondo me è la più probabile al momento, per quanto mi riguarda è la vincitrice più probabile. Va anche detto che quando sei una vincitrice così annunciata non si sa mai, però... Esatto, contiamo sempre anche che... abbiamo bisogno di capire cosa succede durante le prime prove. L'anno scorso i Måneskin non sono stati dei papabili alla vittoria fino alle prove generali. Va bene, allora passiamo invece alla Moldavia, che sono gli Zdobshizdub, se sto pronunciando bene, con Trenuletul, e qua lascio la parola a te perché ti vedo già in love. Io li amo. Ok, cioè, sono dei geni, perché esattamente a chi mai sarebbe venuto in mente di fare una canzone di questo tipo, sottotitolarla bene per far capire a tutti di che cosa effettivamente si parla e portarla all'Eurovision fieri così, cioè... Io ti giuro che ho un rispetto e una stima per questa canzone che è enorme. Oltre al fatto che comunque è molto orecchiabile. Cioè io tutta la mattina che mi sono svegliata l'ho risentita velocemente per fare il video ed ho cominciato a canticchiarla per tutta la mattina. È leggera, è scanzonata. Ha comunque delle melodie tradizionali che sai che a me piacciono sempre, quindi io ci vado a bagno. Si vede che non si prendono sul serio, si vede che si divertono. A me questa è una cosa che piace sempre tanto. Mi piace proprio tanto vedere degli artisti che non si prendono così sul serio e che si divertono su un palco. Sì, ma la cosa bella di questo pezzo è che contiene in sé il perfetto spirito balcanico, quella voglia di stare insieme, di fare, di suonare insieme, no? di lasciarsi andare alla musica, alle belle sensazioni, al tempo che si passa condividendo dei bei momenti, e questo traspare dalla canzone. E secondo me potrebbe essere una qualificazione a sorpresa. Io lo spero tanto, anche se poi oggettivamente in finale non penso che raggiungerebbe grandissimi livelli, cioè sarebbe comunque nella parte bassa della classifica, ma la soddisfazione di vedere che finalmente un brano che fondamentalmente non ha pretese, ok? Mettiamola così. Un brano che vuole essere un inno alla gioia, allo stare insieme, alla canzone, alla tradizione, ti prende, ti trasporta e ti fa venire voglia di ballare insieme a loro sul treno, si merita secondo me di avere un posto in finale. Non abbiamo altri pezzi di questo tipo quest'anno. Sebbene sia in basso in tutte quante le classifiche, i ranking, gli odds, insomma, sebbene sia data per spacciata, secondo me potrebbe veramente essere una qualificazione a sorpresa, fermo restando che dovrebbero fare uno staging non casinaro. Esatto, io stavo più riflettendo su questa cosa, effettivamente che tipo di staging potrebbero mettere su, perché ad esempio nel videoclip il punto forte del videoclip è un pochettino questa confusione, no? Cioè il videoclip è abbastanza confusionario, ma è un video, ok? Quindi effettivamente riesci a seguire la storia del video tranquillamente.
Ma sul palco poi, come puoi non essere confuso con una canzone che di per sé è confusa? Sai qual è il problema di questo? È che c'è sempre il limite di persone sul palco. Questo significa che se questo effetto baldoria funziona bene quando c'è tanta gente, perché ti sembra proprio di stare in mezzo alla festa, con 6 persone, insomma, non dico che è un po' più complicato, ecco, riuscire a dare quell'effetto di perdersi in mezzo alla folla. Quello è il rischio. Quindi io spero che loro facciano una roba in cui sì, mantengano questo spirito di festa, ma in maniera più ordinata. Un po' come faceva The Ash con Skeleton, no? Se ti ricordi, sì. stava all'interno Sì, di quel box. Se loro facessero una cosa del genere con una carrozza di un treno ricreata appositamente, secondo me sarebbe una roba che funziona, perché sai dove inquadrare, sai che si sta là dentro, l'attenzione va lì. Se ci state guardando, vi abbiamo appena dato un'idea per lo staging. Comunque no, adesso scherzi a parte, sì, potrebbe essere un'ottima idea averceli tutti quanti con tutte le persone, diciamo, che ci possono stare in uno spazio ridotto, dove magari si muovono, ballano, appunto suonano, eccetera eccetera, però come dici tu almeno è tutto lì, l'attenzione rimane lì, quindi l'idea della confusione senza che effettivamente ci sia un caos. Io comunque spero che vengano apprezzati, perché questo tipo di canzoni qua spesso è molto sottovalutato. Peccato. Moldavia che si trova tra l'altro nella prima semifinale, un posticino si può sempre cercare di ricavarselo. Sì, può ritagliarselo, diciamo che è sempre comunque un po' la questione del se la canzone non viene capita, la vedo un po' dura, ho paura che faranno la fine della Danimarca dell'anno scorso, che non si è qualificata, non si sa bene esattamente perché, non lo so. Va bene, allora diteci anche voi cosa ne pensate nei commenti, come al solito, noi siamo sempre curiosissimi di sapere la vostra opinione. Non vi dimenticate appunto di iscrivervi e di attivare le notifiche, così avrete sempre notizie sui nuovi video che usciranno. Per oggi è tutto, grazie mille, alla prossima, ciao! Ciao!